Bene ragazzi, continuiamo con Marx, iniziamo a parlare delle idee di Marx. Io cercherò, anche avvalendomi appunto di un libro, di citare alcune frasi precise di Marx. Iniziamo a parlare delle prime opere di Marx e cerchiamo di capire come Marx elabora le sue teorie a partire dalla critica di tutta una serie di personaggi o di concezioni filosofiche di cui lui si occupa nelle prime opere. Vi ricordate la Sacra Famiglia, l'ideologia tedesca, le tesi su Feuerbach, la critica al diritto pubblico di Hegel? Allora, vediamo prima Marx contro Hegel. Queste idee che vi sto dicendo sono l'introduzione migliore per spiegare la teoria proprio basilare di Marx, ovvero il materialismo dialettico. Allora, molti iniziano così ex abrupto spiegando il materialismo dialettico. Io, sperando di non rendere le cose più complicate o inutilmente sovrabbondanti, vorrei anche cercare di capire con voi come Marx arriva all'elaborazione della teoria del materialismo dialettico. Primo, Marx critico di Hegel. Marx dice che Hegel ha ragione in alcuni suoi presupposti della dialettica, cioè il fatto di pensare che ogni stato di cose si tramuterà, si rovescerà nello stato di cose opposto. Questo nucleo, diciamo, metodo rivoluzionario nel pensiero di Hegel, sia Marx sia il suo amico Engels lo apprezzano. Loro pensano che Hegel abbia un metodo rivoluzionario, ma che abbia elaborato dei contenuti di pensiero che sono invece conservatori, che sono reazionari. La dialettica è rivoluzionaria, la dialettica ti dice che dando uno stato di cose esistenti, anche economiche e politiche, in futuro necessariamente vi sarà la negazione, il rovesciamento di questo stato di cose esistenti. Quindi va bene, dice Marx, che Hegel abbia sottolineato che in ogni realtà attuale emergano opposizioni, contraddizioni, negazioni dialettiche che sono il germe del superamento dello stato di cose attuali. Però il problema è che la dialettica di Hegel, se viene apprezzata da Marx, secondo Marx la dialettica di Hegel deve essere rovesciata, cioè Hegel sbaglia nel senso che proprio sostituisce, inverte il soggetto e il predicato. Sin dai primi scritti, ricordate, critica della filosofia del diritto di Hegel del 44, Marx fa proprio questo. Hegel dice che le istituzioni, cito Marx, Hegel dice che le istituzioni giuridiche e politiche, le diverse forme di Stato, non possono spiegarsi da sé e in virtù di un sedicente sviluppo dello spirito umano, ma risultano dalle condizioni materiali di vita, d'accordo? Quindi, scusate, questo è ovviamente non quello che dice Hegel, ma quello che dice Marx. Cioè Hegel sbaglia perché Hegel pensa, attenzione, che, fate attenzione, le condizioni materiali di vita, ricordate in Hegel ciò che è finito, ciò che è concreto, le condizioni materiali di vita, derivino dallo sviluppo dialettico dello spirito. Ok? Ve lo ricordate certamente questo studiando Hegel. E quindi Hegel sbaglia, Marx dice che le istituzioni giuridiche e politiche, d'accordo, le condizioni materiali di vita, ma anche le istituzioni, attenzione, giuridiche e politiche, le istituzioni giuridiche e politiche, le diverse forme dello Stato, ok? Non possono spiegarsi da sé in virtù di un sedicente sviluppo dello spirito umano, no? Uno spirito umano è alla base della creazione di condizioni materiali di vita, istituzioni giuridiche e politiche dello Stato. Hegel, seguendo i francesi e gli inglesi del secolo XVIII, designa tutto ciò come società civile, d'accordo? Hegel chiama società civile
questo insieme di condizioni materiali di vita, questo insieme di istituzioni giuridiche e politiche, in particolare ovviamente la più importante di tutti, lo Stato. Ehm, Per Marx la dialettica di Hegel va bene come metodo, però deve essere rovesciata, cioè Hegel interpreta la realtà in maniera rovesciata. Hegel pensa che le condizioni della società civile, le istituzioni esistenti, d'accordo, il tipo di Stato esistente, il tipo di legge, qualunque istituzione della società, dello Stato, derivi da una pura necessità razionale, da una ragione che esprime lo sviluppo dello spirito nel tempo, ok? Allora, Hegel sbaglia, secondo Marx, perché fa diventare verità filosofica quelli che sono puri fatti storici ed empirici, ok? Queste condizioni materiali di vita, istituzioni, Stato, società civile potevano anche non esistere. Non è vero, come Hegel dice, che sono prodotti necessari dello spirito, prodotti necessari, scusate se ho sbagliato, della ragione. D'accordo? Alla base di tutto Hegel mette questo spirito che Marx prende in giro chiamandola una sorta di sostanza mistica, d'accordo? Una sorta di sostanza. Hegel cade in uno spiritualismo politico, d'accordo? Hegel fa l'errore di subordinare la società civile allo Stato e invertire il soggetto e il predicato, cioè secondo Marx gli individui umani, soggetti reali, diventano in Hegel i predicati della mistica sostanza, ma dice Marx, come non è la religione che crea l'uomo, ma è l'uomo che crea la religione, così non è la Costituzione che crea il popolo, ma il popolo crea la Costituzione. Quindi di fatto Hegel crede di descrivere l'essenza dello Stato, mentre in effetti sta descrivendo e legittimando quella realtà esistente che è lo Stato prussiano, d'accordo? Quindi cioè bisogna prendere la dialettica hegeliana, però rovesciarla, d'accordo? Cioè non è vero, come dice Hegel, che lo spirito, che è la ragione all'interno dello spirito, generino queste istituzioni, queste condizioni materiali di vita, d'accordo? E le generino necessariamente. È esattamente il contrario, cioè sono le condizioni materiali di vita che generano il pensiero, d'accordo? Quello che Hegel chiama spirito o così via. Quindi, di fatto, il soggetto della dialettica non è lo spirito, il soggetto della dialettica è la materia, le condizioni materiali di vita, d'accordo? Mentre Hegel nella dialettica dice che è lo spirito a presentarsi a tappe e a produrre i propri contenuti determinati, negativi e a superarli, e a produrre in questo modo anche le condizioni materiali di vita e così via, invece non è così. Cioè, secondo Marx, bisogna rovesciare soggetto e predicato. Sono le condizioni economiche che vanno incontro, d'accordo? Le condizioni materiali di vita, le condizioni sociali che vanno incontro dialetticamente a una continua trasformazione. E in questo modo generano le idee, generano il pensiero. D'accordo? Il soggetto della dialettica, il materiale a cui la dialettica si applica, non è più il pensiero, l'idea, d'accordo? Un elemento spirituale, come diceva Hegel. Il soggetto a cui la dialettica si applica devono essere le condizioni materiali di vita, d'accordo? La società civile, perché sono queste cose, cioè l'economia, che in realtà si sviluppa dialetticamente, che produce secondariamente il pensiero, d'accordo? Quindi capite, la dialettica di Marx è assunta nel suo metodo, ma è rovesciata, ok? Non è un presunto spirito, ragione determinata che produce le condizioni materiali di vita, è il contrario, le condizioni materiali di vita che
mutano continuamente, dialetticamente, producono come cosa secondaria il pensiero, le idee, quello che Hegel chiama spirito. Cioè la base della realtà, tutto ciò che esiste per Marx è la materia. La materia genera, e le trasformazioni dialettiche della materia generano come cosa secondaria il pensiero, le idee, ok? Mentre invece per Hegel è al contrario, è il pensiero, l'idea, il pensiero umano, ok? L'idea genera tutto ciò che è finito, che è determinato come appunto quella che lui chiama la società civile, l'insieme delle condizioni materiali di vita. Due cose, Marx così, rovesciando la dialettica hegeliana, non dà importanza al pensiero, alle idee. Marx è uno dei filosofi nella storia occidentale che maggiormente non dà importanza alla produzione di idee. Per Marx le idee, le ideologie, vedremo le chiamerà sovrastruttura, non sono una cosa importante. Le idee, le ideologie, anche le idee morali e religiose, sono solo un epifenomeno, una creazione secondaria delle condizioni materiali di vita, d'accordo? È l'economia, sono i processi materiali, sono le condizioni sociali a generare le idee, quello che Hegel chiama lo spirito. Non il contrario, non è vero, come dice Hegel, che l'idea dialetticamente si dispiega generando anche le condizioni sociali e materiali di vita, lo Stato e così via, d'accordo? Quindi questo è importante, sarà poi alla base appunto del materialismo, del materialismo storico, è una cosa quindi molto importante. Poi Marx, critico della sinistra hegeliana, lui apprezza quello che dice la sinistra hegeliana, per esempio la critica nei confronti della religione, no? Vi ricordate della teologia? Il problema però della sinistra hegeliana è questo, secondo Marx, è lo stesso problema dell'illuminismo settecentesco. La sinistra hegeliana si limita criticare la religione, criticare la teologia, non ci dice né da dove deriva la religione e la teologia, l'importanza di queste idee, né come eliminarla, d'accordo? Quindi il problema è questo. Ehm, in nome della sinistra hegeliana, dice Marx, in nome della dialettica hegeliana, dice Marx, i giovani hegeliani, lui chiama quelli della sinistra hegeliana giovani hegeliani, hanno trasformato l'idealismo in materialismo, hanno fatto della religione cristiana un fatto puramente umano, d'accordo? Per Marx questo va bene, però è insufficiente, d'accordo? Cioè la sinistra hegeliana non si limita altro che a criticare le rappresentazioni religiose, non fanno altro che criticare, d'accordo? Che i giovani hegeliani criticano, giovani hegeliani, ripeto, è l'espressione che Marx usa per definire quelli della sinistra hegeliana. I giovani hegeliani criticano qualsiasi cosa scoprendo in essa le idee religiose e definendo la teologia. Sono fissati con la religione, capite? Sono fissati con la teologia. Qualunque cosa la fanno risalire a religione e teologia e la criticano dicendo non ha una verità, è un'invenzione umana. Questo non basta, secondo Marx. Marx dice questi della sinistra hegeliana pensano che la religione, la teologia siano le vere catene del mondo, le vere catene che inibiscono le possibilità umane, d'accordo? Quindi che cosa fanno questi della sinistra hegeliana? Combattono contro le illusioni della coscienza, illusioni della coscienza. Attenzione, Marx, come ho detto, è pienamente d'accordo che la religione, la teologia sia un insieme di illusioni della coscienza, semplicemente dice che non serve criticarle
combatterle in maniera puramente ideologica per far scomparire la religione, d'accordo? Cioè, quelli della sinistra hegeliana vorrebbero, un po' come gli illuministi, che siccome loro criticano la coscienza religiosa, d'accordo? La coscienza religiosa dovrebbe essere, non si sa come, la coscienza religiosa, sostituita da una coscienza umana, no? Da una coscienza critica oppure da una coscienza egoistica, nel caso di Stirner, vi ricordate? Sbarazzarsi dell'illusione della coscienza religiosa e dei propri impedimenti, cioè la loro assurdità, quelli della sinistra hegeliana, e loro criticano la coscienza religiosa, pretendono che si sostituisca una coscienza ad un'altra, in base a cosa? Soltanto a delle critiche ideologiche, è un pensiero puramente ideologico, d'accordo? Sono quindi dei conservatori perché loro combattono contro cosa? Contro delle frasi, pensando che le vere catene dell'essere umano siano queste frasi, siano la coscienza religiosa e così via, non si sa come pensano di sostituirla con un'altra coscienza più corretta, d'accordo? Quindi i giovani hegeliani, la sinistra hegeliana, combattono contro le frasi e non contro il mondo reale di cui quelle frasi sono il riflesso. Quindi non ci dicono da cosa origina la religione, d'accordo? Non basta, come avevano fatto anche gli illuministi, denunciare la religione è falsa, la religione è una creazione umana. La religione non andrà mai via se tu non capisci qual è la causa della religione, ok? La religione non andrà via se in base semplicemente a dei filosofi che la criticano. Allora cosa dovrebbe succedere? Che la gente, i lettori, leggono i libri di questi filosofi, dicono ah guarda ho sbagliato, ho inventato Dio, adesso cambio le mie idee. Non è così, le idee non se ne vanno, la religione non se ne va se non si elimina ciò che è l'origine della religione, d'accordo? E quindi Marx dice non è la coscienza che determina la vita, d'accordo? Ma è la vita che determina la coscienza. Se tu non capisci quali condizioni di vita creano delle idee nella tua mente, delle idee religiose, non potrai mai cambiare le idee religiose. Devi cambiare la vita per poter cambiare le idee religiose, d'accordo? Quindi non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza. Quindi, anche in questo caso, come in Hegel, il mondo viene visto in maniera rovesciata. Come in Hegel, questo è un pensiero ideologico. Quando Marx usa l'espressione ideologia, lo fa in maniera negativa, un pensiero ideologico, è un pensiero che pensa solo alle idee, all'ideologia. Abbiamo già visto prima che per Marx le idee e le ideologie sono secondarie, non sono importanti. Il pensiero ideologico è quello che prende di mira le idee, le ideologie, e vuole, non si sa bene come, sostituirle con altre ideologie, senza rendersi conto che le ideologie sono il frutto, sono la conseguenza automatica delle condizioni materiali di vita. Se tu non cambi le condizioni materiali di vita, la religione non andrà mai via, perché sono le condizioni materiali di vita che generano la religione, d'accordo? La gente, se vive male, se viene sfruttata, si attaccherà sempre a Dio, alla religione. Per poter eliminare la religione, tu devi eliminare, non basta criticare la religione in maniera ideologica, devi eliminare, cambiare le condizioni materiali che sono alla base dell'origine dell'alienazione e della follia religiosa, d'accordo? Quindi essere radicale vuol dire cogliere le cose alla radice, quindi la sinistra hegeliana, nonostante la propria critica furibonda alla religione, all'ateismo, non è un movimento veramente radicale. La radice è l'uomo stesso e quindi la liberazione è un atto storico, non un atto ideale, ed è attuato da condizioni storiche, dallo stato dell'industria, del commercio, dell'agricoltura. Devi cambiare le condizioni materiali di vita, l'economia, l'organizzazione del lavoro e cose del genere, perché
Sono esse che danno luogo alla coscienza religiosa, alla credenza in Dio e così via, d'accordo? Quindi, per eliminare la religione, Marx è d'accordo che la religione è negativa e inutile, va eliminata, bisogna cambiare quelle condizioni materiali di vita che hanno generato la religione. Quindi tu devi operare concretamente da rivoluzionario, cambiando proprio la società, cambiando l'economia della società. Non ti devi fermare alla teoria, criticare delle idee. Devi andare a vedere quali condizioni materiali generano queste idee e cambiare queste condizioni materiali. Questo è importante perché Marx, dicendo così, dice che il filosofo non deve pensare solo alla teoria, ma anche alla prassi, deve unire teoria e prassi e la prassi deve essere rivoluzionaria, deve sconvolgere l'assetto materiale, l'assetto economico della società, d'accordo? E quindi Marx, critico degli economisti classici, nelle sue prime opere lui critica anche gli economisti classici. Ma come professore lei ci ha detto che Marx prende tante idee dagli economisti classici, è vero, Marx apprezza molto alcune teorie di Smith, di Riccardo, ma anche di altri economisti che magari di solito non vengono ricordati come Pecker oppure Say, d'accordo? Nei manoscritti economico-filosofici, in altre delle prime opere. Marx apprezza che Smith e Riccardo abbiano determinato la teoria che Marx assume che il valore deriva dal lavoro, che il valore di una merce deriva dal lavoro che è stato necessario per produrre questa merce. Apprezza anche, soprattutto in Riccardo, l'analisi delle crisi cicliche del capitalismo. Qual è il problema? Gli economisti classici sono appunto liberali, borghesi capitalistici, pensano che vi siano dei dati eterni, delle leggi eterne. Per loro il denaro, le transazioni finanziarie, il mercato, d'accordo, la proprietà privata, sono cose che loro danno per scontate, sono cose eterne. Per loro non c'è dialettica storica da questo punto di vista, d'accordo? Mentre invece per Marx un determinato assetto economico, assetto economico, la proprietà privata per esempio, o tantissime cose, non sono delle leggi eterne, non sono cose sempre esistite, sono dei dati che esistono solo transitoriamente per la dialettica storica in un'epoca storica. Secondo Marx la vera proprietà privata esiste solo nell'epoca in cui vive, cioè nell'epoca dell'industrializzazione, del dominio della classe borghese capitalistica. Prima, nel Medioevo, la proprietà privata vera e propria non esisteva e in futuro, nel socialismo, la proprietà privata non esisterà. Quindi la proprietà privata, come tantissime altre cose, la moneta, d'accordo, il libero mercato, non sono leggi eterne. Il problema di Smith e Riccardo e degli economisti classici è dare per scontato che queste cose siano eterne, perché ragionano in maniera astratta. La proprietà privata, certe leggi economiche o giuridiche, l'esistenza della moneta o cose del genere, sono il frutto di una precisa, capite, di una specifica organizzazione economica. Se cambia quell'organizzazione economica, proprietà privata e altre cose cesseranno di esistere, d'accordo? L'economia politica, dice Marx, vede nelle leggi che essa mette in evidenza delle leggi eterne, delle leggi mutabili di natura. Non si avvede in questo modo che essa assolutizza e giustifica un sistema di rapporti esistenti solo in un determinato stadio della storia umana, trasformano dei fatti empirici in leggi eterne. Questo è un pensiero ideologico, d'accordo? Quindi l'economia privata, l'economia politica classica parte dal fatto della proprietà privata e non ce la spiega, pensa che sia eterna, qualcosa di assolutamente scontato, ma non è
non è così, d'accordo? Marx invece cerca di spiegare il sorgere, l'affermazione in quest'epoca della proprietà privata. Non è un fatto eterno, è inevitabile, d'accordo? La proprietà privata esiste in quest'epoca perché è il frutto dello sfruttamento del lavoro altrui, del lavoro alienato dell'operaio. Se si cambiano le situazioni economiche, l'organizzazione economica e non in maniera che non sia più borghese e capitalistica, la proprietà privata non avrà più ragione di esistere. La proprietà privata esiste solo adesso, quando il lavoro è espropriato, d'accordo? La proprietà privata è un fatto empirico che consegue dall'alienazione del lavoro umano. Invece Smith e Riccardo considerano la proprietà privata come presupposta, come un dato assoluto, mentre invece è un prodotto, è la conseguenza del lavoro espropriato e alienato che avviene in una certa epoca storica, ma in un'altra epoca storica potrebbe non avvenire, la proprietà privata scompare, d'accordo? Quindi, inoltre, il problema degli economisti classici, lo vedremo, è quello che Marx critica come il feticismo delle merci. Loro pensano che le merci esistano in sé, mentre invece Marx vede dietro le merci il lavoro umano, lo vedremo, all'interno delle merci c'è il tempo coagulato del lavoro del lavoratore, le merci hanno al loro interno l'essenza espropriata del lavoratore, il lavoratore producendo una merce per il padrone mette, capite, il lavoratore mette la propria essenza, la sua vita nell'oggetto, nella merce che non appartiene a lui, quindi viene espropriato. Questo gli economisti classici non lo considerano. Marx critico del socialismo utopistico, d'accordo? I socialisti utopisti perché sbagliano? Criticano la proprietà capitalistica, la società capitalistica, questo è un bene secondo Marx, ma non trovano una via d'uscita. Come nel caso di quelli della sinistra hegeliana, anche i socialisti utopisti esprimono un pensiero, tra virgolette, ideologico. Criticano delle ideologie, cercano di sostituirle con altre ideologie, non vedono i fatti reali. In particolare non capiscono il ruolo storico del proletariato, d'accordo? Quindi loro pensano, no, mi ricordate i socialisti utopisti, di risolvere in qualche modo, così lamentandosi, avendo una nostalgia un po' feudale e così via, di superare il capitalismo, ma questo non è possibile, d'accordo? Per questo li chiama socialisti utopisti. Criticano la società borghese, la proprietà privata, lo sfruttamento del lavoro, la disuguaglianza di ricchezza, fanno bene, però non hanno capito che tutte queste cose possono essere eliminate soltanto dalla classe proletaria, dal ruolo storico e rivoluzionario che scopre una legge di sviluppo deterministica del capitalismo e il ruolo della classe operaia per far terminare inevitabilmente l'epoca del capitalismo. Queste cose vengono scoperte da Marx in base a quelle che lui pensa essere delle vere e proprie leggi scientifiche, mentre invece i socialisti utopisti non hanno visto nessuna attività storica autonoma dalla parte del proletariato. Non hanno capito come funziona la lotta di classe, d'accordo? E quindi scadono nell'utopismo, criticano la società capitalistica, la condannano moralmente, ma non trovano una via di uscita. La via d'uscita è la scoperta da parte di Marx e Engels di una legge di sviluppo scientifico del capitale che quindi può superare i mali del capitale, la concezione materialistica della storia, la produzione materialistica come avviene, il plusvalore, eccetera. Vedremo dopo queste teorie. Queste teorie fanno del socialismo una scienza, mentre i socialisti utopistici non fanno altro che lamentarsi senza dire come si superano queste ingiustizie. Marx, critico di Proudhon, ricordate che il più importante tra i socialisti utopisti è Proudhon, a cui Marx dedica un'intera opera di critica, no? La miseria della filosofia. Proudhon sbaglia perché anche lui pecca di moralismo, d'accordo? Sì, Proudhon, come gli altri socialisti utopisti, giustamente critica
l'ingiustizia del capitalismo e così via e così via, però in realtà non si rende conto della legge storica del capitalismo, ha solo un atteggiamento moralistico. Il moralismo non serve, dice Marx, non si cambiano le cose con i desideri, con le lamentazioni, d'accordo? E quindi lui bolla, attenzione, molte forme di socialismo utopistico, compresa quella di Proudhon, con un'espressione molto interessante. Socialismo conservatore o socialismo borghese o socialismo reazionario, d'accordo? Chiamiamolo socialismo reazionario. Non è una contraddizione in termini dire socialismo conservatore, socialismo borghese, socialismo reazionario. Sì, certo, è un falso socialismo. Proudhon, come altri, secondo Marx, pecca di socialismo reazionario, di socialismo borghese. Cioè, che cosa fa? Individua davvero, sì, dice, si lamenta che il capitalismo è ingiusto, che è meglio il socialismo. Ma in realtà come vuole applicare il socialismo? Semplicemente attraverso attenzione delle riforme. Abbiamo già visto le critiche alla Lassalle, no? La critica del programma di Gotha. Marx è contrario alle riforme. Per eliminare le ingiustizie del capitalismo non lo si può riformare, d'accordo? Tutti i tipi di riforme del capitalismo mantengono lo sfruttamento, sono illusioni, sono un socialismo apparente, borghese, è reazionario. Ricordate che cosa proponeva Proudhon, ve lo ricordate? Il fatto che la proprietà privata, invece di essere nelle mani dei capitalisti, deve essere nelle mani dei lavoratori, ok? Ve lo ricordate? Questo, secondo Marx, è un tipico esempio di socialismo reazionario, conservatore o borghese, perché non elimina il problema alla radice, cioè non elimina la proprietà privata. Se tu non elimini totalmente il denaro, la proprietà privata, lo Stato, la specializzazione, la divisione del lavoro, ci sarà sempre sfruttamento. Quindi un'illusione, come dice Proudhon o altri, cercare di in qualche modo lenire o eliminare le ingiustizie del capitalismo facendo delle riforme, cambiando qualcosa all'interno del capitalismo, però facendo in modo che il capitalismo continui a esistere, ok? Proudhon, volendo trasferire la proprietà privata dai borghesi, dai padroni, agli operai che la lavorano, in realtà non elimina la proprietà privata, quindi non elimina il capitalismo. I proprietari, i lavoratori, una volta proprietari delle fabbriche, potrebbero sfruttare qualcun altro, d'accordo? Quindi c'è questo problema, l'idea che eh, il capitalismo e il suo sfruttamento possono essere eliminati soltanto eliminando in maniera rivoluzionaria, eliminando drasticamente il capitalismo, eliminando la proprietà privata, la divisione, la specializzazione del lavoro. Non basta dividere le proprietà tra i lavoratori, bisogna eliminare la proprietà privata, d'accordo? Bisogna sopprimerla del tutto attraverso una rivoluzione della classe operaia. Quindi chiunque, Proudhon o altri, cerchi di combattere il capitalismo con delle riforme, in realtà non lo combatte veramente, perpetua l'esistenza del capitalismo, eliminando illudendosi di eliminare alcuni problemi che il capitalismo pone, d'accordo? Eliminando soltanto alcuni eccessi del capitalismo. Marx fa un esempio: immaginate se nel Medioevo, comunque durante il feudalesimo, qualcuno volesse riformare, capite, il feudalesimo, tenendosi le cose belle che il feudalesimo ha, ma eliminando gli inconvenienti, per esempio il maggiorascato, le corvée, lo sfruttamento dei contadini. Questo è assolutamente impossibile, d'accordo? Il feudalesimo non si può migliorare eliminando lo sfruttamento dei contadini o il maggiorascato o le decime o qualcos'altro. È impossibile. Per migliorare, per evitare le ingiustizie del feudalesimo, tu devi eliminarlo completamente, d'accordo, alla radice, sostituirlo con un altro sistema economico.
Non puoi pretendere, immaginate uno che dice che bello il mulino ad acqua, che bello altre cose del feudalesimo, è tanto bello, però eliminiamo il maggiorazzato, eliminiamo le servitù dei contadini, eccetera. Non è possibile. Per eliminare quelle cose devi eliminare tutto il feudalesimo. Allo stesso modo, per eliminare i problemi del capitalismo non basta, capite, dare a qualcun altro la proprietà privata, non ai padroni ma ai lavoratori. Non basta aumentare i salari dei lavoratori, non basta cercare di fare delle riforme migliorando le condizioni di lavoro dei lavoratori. Non serve, i lavoratori saranno sempre sfruttati. Per eliminare i problemi del capitalismo bisogna totalmente eliminarlo, d'accordo? Quindi il socialismo borghese reazionario è quello che vuole eliminare soltanto alcuni aspetti del capitalismo, facendo in qualche modo sopravvivere il capitalismo. Proudhon vuole eliminare solo i lati cattivi del capitalismo e quindi questo sostituisce l'analisi economica complessiva con un atteggiamento moralistico, d'accordo? Ma per Marx, attenzione, Marx non sarebbe d'accordo neanche sul lavoro umanitario. Per Marx il socialismo conservatore e borghese, fate attenzione, è anche quello della carità, della filantropia, fare la carità. Oggi lo chiameremo il lavoro umanitario. Per Marx queste cose non servono. Servono ad aiutare singole persone che stanno male, ma il sistema continua a esistere, d'accordo? Quindi lui condannerebbe oggi quello che noi chiamiamo il lavoro umanitario, quello che è il volontariato, d'accordo? Non so, nelle parrocchie, la carità, l'assistenza da parte di privati o da parte dello Stato e così via. Questo è squallido socialismo borghese o reazionario, che invece di distruggere completamente il sistema per dare la giustizia a tutti, la vera giustizia, capite, cerca semplicemente di attutire alcuni dei problemi del sistema facendo la carità. Quindi per lui i filantropi, ok, quelli che fanno la carità, le associazioni religiose, eccetera, sono responsabili, sono socialismo borghese o reazionario. Lui parla anche di quelli che si occupano dell'ambiente, della protezione degli animali. Cioè a Marx non piacerebbe oggi l'animalismo, l'ambientalismo, perché dice sono cose, capite, per ricchi che vogliono semplicemente occuparsi di aspetti non centrali, che non riguardano lo sfruttamento umano. Sono tutte forme, anche proprio la filantropia, la carità, l'assistenza. Sono tutte forme di capitalismo borghese reazionario, non vanno bene, cercano di eliminare una piccola parte, cercano di eliminare l'ingiustizia in singoli casi, ma l'ingiustizia complessiva continua a esistere, quindi ci vuole il rovesciamento totale del capitalismo. Poi, ovviamente, la critica della religione in Marx è molto importante. Le tesi su Feuerbach, la critica della religione in Feuerbach dà proprio l'avvio alle teorie di Marx, in particolare a quella basilare che vedremo presto, cioè il materialismo storico. Feuerbach parla della religione, ricordate che lui allo stesso modo ha già criticato gli altri della sinistra hegeliana. Feuerbach ha scritto ricordate che la teologia, che la religione è antropologia. Ha fatto un buon lavoro, cioè Marx apprezza questo fatto che il mondo religioso venga dissolto nell'essenza umana. Su questo umanesimo materialista, Marx è d'accordo con Feuerbach. Feuerbach correttamente dice che Dio non esiste e che al posto di questo ciarpame, Dio, oppure l'autocoscienza infinita o quelle cose dell'idealismo, Feuerbach mette l'uomo. Feuerbach ha detto bene che l'uomo inventa Dio e la religione, ma il limite di Feuerbach è che non ha detto perché l'uomo crea la religione, ok? Il problema quindi fondamentale, d'accordo, non l'ha risolto perché gli uomini alienano il loro essere proiettandolo in un Dio immaginario, d'accordo?
Questo, secondo Feuerbach, avviene semplicemente, vi ricordate, perché la natura umana, una natura umana astratta, secondo Marx, è frustrata, non riesce a soddisfare i suoi desideri, ma non è così. Il sentimento religioso, questo vale come critica a Feuerbach e tutti gli altri della sinistra hegeliana, è un prodotto sociale. Non è solo il prodotto di un'anima umana depressa che non riesce a raggiungere i suoi desideri astratti, magari il desiderio di amare una donna e così via. No, la religione sorge perché è un prodotto sociale, d'accordo? Gli uomini, ha ragione Marx, che si inventano Dio, propria immagine, proiettano la propria essenza in Dio. Ma perché lo fanno? Marx non ce lo spiega precisamente. Gli uomini alienano il loro essere, dice Marx, proiettandolo in un Dio immaginario, solo quando l'esistenza reale nella società classista proibisce lo sviluppo e la realizzazione della loro umanità. Per superare l'alienazione religiosa non bastano le frasi, le lamentazioni, il moralismo della sinistra hegeliana, denunciare i contenuti della coscienza e chissà come sostituirli con altri contenuti della coscienza. D'accordo? Bisogna fare qualcos'altro. Non basta denunciare l'alienazione religiosa. Occorre cambiare quelle condizioni di vita, capite, materiali, che permettono alla religione, a un Dio inesistente e pericoloso, alla chimera celeste di sorgere e prosperare. Feuerbach non ha visto che anche il sentimento religioso è un prodotto sociale. Lui esamina un individuo astratto, una natura umana astratta, ma non è così. L'umanità che produce erroneamente la religione è un'umanità che appartiene a una determinata forma sociale. Questo Stato, questa società producono la religione, che è una coscienza rovesciata del mondo, dice Marx, sto citando, perché anch'essi, cioè la società e lo Stato, sono un mondo rovesciato. La religione, la teoria rovesciata di questo mondo, diventa così evidente che la lotta contro la religione è la lotta contro quel mondo di cui la religione è l'aroma spirituale. Esiste il mondo fantastico degli dei perché esiste il mondo irrazionale e ingiusto degli uomini. La miseria religiosa è in un senso l'espressione della miseria reale, in un altro senso la protesta contro la miseria reale, capite? Le condizioni sociali di vita, l'economia, lo sfruttamento economico sono alla base dell'invenzione della religione. L'uomo si inventa Dio, proietta la sua essenza in Dio, non per una frustrazione generica, ma perché è frustrato in quanto sfruttato economicamente. Per questo si inventa, si attacca disperatamente a Dio e alla religione inventandola. D'accordo? Dice Marx, la religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, lo spirito di situazioni in cui lo spirito è assente. La religione è l'oppio del popolo. Marx non irride alla religione, Marx non è d'accordo con certi illuministi che considerano la religione un prodotto di preti ingannatori. Marx in qualche modo pensa che esista l'impostura, la religione, senza l'impostore, il prete che l'ha creato, il sovrano che l'ha creato per sfruttarla. La religione viene, capite, è un'esigenza che sorge direttamente dal popolo, non perché qualcuno lo inganna il popolo, perché il popolo si autoinganna in quanto è sfruttato economicamente. Per questo si inventa un presunto Dio consolatore. Quindi, eh, dice Marx, le illusioni non svaniscono se non eliminiamo le situazioni che le creano e le esigono. I filosofi si sono limitati a interpretare il mondo in modi diversi. Ora si tratta di cambiarlo. È una frase famosissima di Marx, scolpita a caratteri cubitali all'ingresso della Humboldt Universität di Berlino. Se voi entrate all'Università di Berlino, ci sono due scaloni, c'è questa immensa frase di Marx incisa sui muri con caratteri cubitali.
I filosofi si sono limitati a interpretare il mondo in modi diversi, ora si tratta di cambiarlo. È una famosa frase di Marx nell'opera Tesi su Feuerbach. La critica della religione non serve se tu non hai una soluzione. La critica della religione deve diventare la critica della valle di lacrime di cui la religione è l'aureola. Il compito della filosofia è quella di smascherare l'autoalienazione religiosa, capite? Non sono i preti che alienano il popolo si autoaliena, si autoinganna da solo inventando Dio. Ma perché? La critica del cielo nella religione deve diventare la critica della terra, la critica della religione deve diventare la critica del diritto, la critica della teologia deve diventare critica della politica, d'accordo? Quindi, come abbiamo visto anche negli altri casi di critica di Marx nei confronti di persone da cui comunque Marx prende molte idee, la religione, come tutte le ideologie, come tutte le forme di pensiero, a differenza di quello che dice Hegel, non sono la base della realtà, sono dei prodotti secondari della realtà. La religione, come qualunque idea, come qualunque pensiero nella mia mente. Queste cose sono prodotte da quella che è la vera realtà, da quella che vedremo Marx nella teoria del materialismo dialettico chiama la contraddizione primaria o l'alienazione primaria, l'alienazione religiosa. Feuerbach ha ragione a dire che c'è l'alienazione religiosa, ma è una lezione secondaria. L'uomo si inventa Dio, si autoaliena in Dio perché è alienato economicamente. Cioè alla base di tutto vi è l'economia, vi è l'insieme dei processi di produzione, d'accordo? Vi è l'insieme dei processi di produzione. La base del reale è materiale, è economica, dipende dall'organizzazione del lavoro. Quindi tu non farai mai andare via la religione lamentandoti, criticandola, dicendo è una coscienza sbagliata, sostituiscila con quest'altra coscienza materialistica. E no, la religione è un prodotto delle condizioni materiali di vita, è un prodotto dell'economia, è un prodotto dell'essere sociale. Per cambiare o eliminare la religione, come qualunque altra sovrastruttura, come qualunque altra ideologia, come qualunque altro pensiero, tu devi cambiare ciò che è primario, cioè ciò che produce la religione, ovvero l'economia, ovvero l'essere sociale, d'accordo? Per questo la filosofia di Marx si trasforma da filosofia teorica a filosofia che unisce teoria e prassi. Perché non basta lamentarsi o creare delle teorie ideologiche. Per poter davvero cambiare le cose, anche a livello di idee, tu devi cambiare la base materiale che è il presupposto, che è l'origine di queste idee. Devi fare il rivoluzionario, devi abbattere l'economia borghese. Altrimenti la religione non andrà mai via, d'accordo? Quindi non basta un pensiero ideologico, ci vuole un pensiero che muova alla rivoluzione, un pensiero che sia teoria ma prassi, ma contemporaneamente prassi, d'accordo? Quindi bisogna cambiare il mondo. La, la, la base di tutte le idee, compresa la religione, è una base economica, è una base materiale. Se tu vuoi far andare via la religione, devi creare una giustizia sociale, devi evitare la valle di lacrime e lo sfruttamento dei lavoratori. Perché se il lavoratore continua a essere sfruttato, si attaccherà come un oppio, come uno stupefacente ad un dio immaginario, d'accordo? Quindi la religione non andrà mai via se tu non modifichi le condizioni materiali ingiuste che generano la religione. La religione è contraddizione, alienazione secondaria che dipende da un'alienazione primaria. L'alienazione primaria è di stampo economico, materiale, corrisponde allo sfruttamento
prodotto del lavoratore, d'accordo? Quindi questa, spero di essermi spiegato, forse si potevano aggiungere altre cose, forse ci si poteva spiegare un po' meglio, tuttavia queste in qualche modo sono la base della teoria fondamentale che vedremo in un'altra lezione di Marx chiamata materialismo dialettico. Alla base di tutto la realtà è materia, o meglio processo materiale in senso dialettico, continue trasformazioni materiali che a livello umano prendono la consistenza dell'insieme dei rapporti di produzione, posizioni differenti nelle differenti classi in rapporto al lavoro. Questa è l'unica realtà, mentre invece la religione, le ideologie, il pensiero, le idee, eccetera, che per Hegel, no, erano la base della realtà, per Marx il pensiero, le idee, le ideologie non sono importanti, sono una cosa del tutto secondaria, sono un prodotto della base materiale. E quindi Feuerbach sbaglia perché non ci dice come si produce la religione. La religione esiste quando l'individuo è sfruttato economicamente. Non ci dice come si può eliminare la religione, cosa che Marx auspica come Feuerbach. Si può eliminare la religione come determinate idee eliminando lo sfruttamento capitalistico, cioè eliminando l'ingiustizia nel lavoro, nelle condizioni economiche. Ciò che è basilare, l'unica vera realtà, è la materia, i processi materiali, o meglio l'economia, l'insieme dei processi di produzione. Ciò che è secondario e deriva da essa, da tutto quello che vi ho detto, è tutta la parte ideologica, la religione, la morale, d'accordo, i costumi, ma anche le istituzioni dello Stato e così via, la divisione del lavoro, la moneta, la proprietà privata, d'accordo? E quindi va bene. Spero che questa introduzione alla teoria del materialismo storico di Marx sia stata chiara. Io sto cercando di arrivare alla teoria del materialismo dialettico di Marx, la famosa teoria per cui esiste una struttura economica che è primaria, che è la base della realtà, ed esiste invece una struttura secondaria meno importante, che è ideologica, che non è alla base della realtà e che deriva automaticamente, deterministicamente dalla struttura economica. Ho cercato di ricostruire come Marx arriva a questa teoria del materialismo storico attraverso le critiche a Hegel, ai socialisti utopisti, a Proudhon, agli economisti liberali come Adam Smith, alla sinistra hegeliana e a Feuerbach. Ci vediamo alla prossima lezione.